Amici ed amiche di Strade DJ, buona serata, sono le 17:59 in questo istante del 18 aprile 2024. Io sono Stefano, questa è naturalmente la mia web radio, radio DJ, lo vedete già in video con me. Stasera c'è un graditissimo ospite che credo, nonostante sia la prima volta che io e lui ci incontriamo e lo facciamo solo online, credo comunque di poter definire un amico. Lui è un Certo. cantautore, c'è con me Corrado Coccia. Ciao Corrado, benvenuto. È un piacere Ciao averti con Stefano, noi. piacere mio. Ciao Stefano, ciao a tutti i tuoi ascoltatori, piacere è assolutamente reciproco. È davvero bello averti qui con me, con noi, Corrado. Io ti ho Sì, voluto, per la verità lo possiamo dire, mi hai trovato tu, mi hai pescato tu. L'idea sì, dell'intervista è venuta in questo caso a te, io l'ho accettata di buon sì, grado. Ci siamo, tra virgolette, voluti per sì, raccontarmi un po' di te. Quindi io ti ho presentato brevemente, proprio brevissimamente come cantautore, però adesso ti sì, lascio la parola per completare come ritieni più opportuna la tua presentazione. sì. Allora, io ho 52 anni, quindi non sono neanche così pochi, però ho cominciato in tenera età a scrivere canzoni. Prima di scrivere canzoni ho preso lezioni di pianoforte da un insegnante di musica classica e poi ho fatto il conservatorio serale e dopodiché ho preso il vizio di scrivere canzoni che, insomma, dicono spesso che i cantautori andrebbero ammazzati da piccoli perché poi creano solo danni. Perché Io se posso permettermi, non sono assolutamente d'accordo perché ma neanch'io, però lo voi dicono in tanti cantautori però. probabilmente, anzi quasi sicuramente, mi viene a dire, non avremo la musica e quindi non avremo No, anche no, quei certo, momenti di leggerezza che le nostre vite hanno grazie alla musica. assolutamente, ma io sono d'accordo con te, però lo dicono in tanti, per cui io riporto quello che viene detto e comunque insomma da lì insomma, in tenera età, a 14 anni, ho cominciato a scrivere le prime canzoni, anzi forse a 13 e lì, ripeto, non ho perso il vizio fino a che insomma ho iniziato a fare le mie serate con i primi gruppi con i quali suonavo, quindi io suono il pianoforte, poi vabbè c'era il batterista, il chitarrista, il bassista, il flautista, il sassofonista, insomma, c'erano tanti elementi che componevano questo gruppo. Dopodiché, insomma, come si sa, insomma, i gruppi a volte si disfano anche per questioni sentimentali. A me piaceva la corista, a lui, alla corista piaceva il bassista, per cui, insomma, una serie di vicissitudini hanno fatto sì che i gruppi in questione si sciogliessero, alcuni di loro, e quindi alla fine ho detto, sai che c'è, me la suono e me la canto, insomma, visto che posso andare avanti con le mie gambe, per cui dico, va bene, a questo punto me la suono e me la canto e da lì sono cominciate tante collaborazioni con artisti singoli, quindi flautisti, sassofonisti, contrabbassisti e chi ne ha più ne metta. Poi ho collaborato anche con tanti poeti e ci sto collaborando tuttora e ho fatto una serie di dischi, sto preparando il sesto, per cui ne ho fatti cinque e insomma, la storia è questa. Poi di eclatante posso dirti di aver vinto nel 2006 il Festival di Castrocaro Terme e con un brano che si intitola Geronimo Mastrillo, che è un brano assolutamente scherzoso, inventato, figlio di una storia inventata, appunto, e che poi inventata fino a un certo punto, se mai poi approfondiremo. Però insomma, ho scritto canzoni un pochino surreali nel mio passato, amo il circo, ho suonato dentro i circhi perché ho amici circensi e quindi ho iniziato con un percorso di canzoni surreali fino ad arrivare, insomma, con l'età della maturità a diventare un po' più serio e un po' più serioso, insomma, a volte anche un po' malinconico, perché lo dico spesso, la malinconia non vuol dire tristezza, sono due cose completamente diverse. Per cui ho iniziato questo percorso. Volevo arrivare subito, Corrado, siccome mi hai detto ne parliamo dopo, io volevo arrivare subito, volevo arrivare subito Sì, al tuo brano che è Geronimo Mottillo e volevo che ce ne sì. parlassi un po'. Sì, allora questo brano è figlio di una storia particolare. A Milano in via Mercato c'era un negozio di musica pochissimo frequentato perché il gestore di questo negozio ebbe un incidente
per il quale si ruppe le ossa, insomma, lui chiese i danni al comune di Milano, all'azienda tranviaria, perché l'incidente ebbe luogo contro un autobus o un tram e lui non ricevette nulla da questa azienda tranviaria, per cui si rivalse dei milanesi. Ha detto, insomma, visto che Milano non mi ha risarcito, io frego i milanesi. E li ha fregati per anni, perché uno strumento che poteva costare 50.000 lire, parlando in lire, ecco, lui lo vendeva a 200 e ce l'ha fatta per anni. Io quel giorno capitai per caso dentro quel negozio per comprare dei cavi insomma questo signore mi raccontò questa storia. Quando uscì da quel negozio mi venne in mente che se anziché aver venduto strumenti, avesse venduto cappelli, poteva diventare una sorta di cappellaio matto e quindi avrebbe illuso i propri clienti che indossando un suo cappello potevano volare in un'altra dimensione, incontrando donne meravigliose, fiumi di vino e sirene, ecco, e chi ne ha più ne metta. Per cui ecco, questa cosa successa sul serio, quella del negoziante, l'ho sposata con questa storia inventata che mi sono creato ad hoc. E questa canzone, pur essendo una canzone molto buffa, che forse non riscriverei perché io stesso sono cambiato, sono maturato, però ecco, questa mi diede la possibilità di vincere Castrocaro. E a volte mi chiedo, ma caspita, con tutte le canzoni che ho scritto, proprio quella che l'ho scritta dalla notte al mattino, insomma. Però vabbè, il mercato funziona così, e per cui mi arresi davanti a questa cosa. Quali sono, Corrado, i messaggi che vuoi far arrivare al tuo pubblico attraverso le tue canzoni? Ma al mio pubblico, che non è tantissimo, devo essere anche sincero, perché è inutile vantarsi di cose che non si hanno. Però il messaggio che vorrei far arrivare è che io sono una persona piuttosto estroversa e si capisce perché quando inizio a parlare non finisco più. Però è anche vero che poi le mie cose intime di storia di uomo me le tengo per me, sono piuttosto introverso in questo senso e forse il mezzo di comunicazione migliore per scoprire qualcosa di me perché io penso di essere una persona un po' particolare, nel senso che sono una persona piuttosto complessa e complicata. Ecco, però per scoprire queste sfaccettature, questi chiaroscuri, ecco, magari forse ascoltando le mie canzoni si ha un panorama generale che sia più convincente. E per cui, d'altronde ho avuto una storia musicale e artistica, ma anche personale piuttosto curiosa, per cui penso che potrebbe interessare e tutto questo lo si può scoprire attraverso quello che scrivo, perché difficilmente ne parlo vis a vis, ecco, come potremmo essere qui stasera io e te, ecco. Ecco, da cantautore quale sei, io ti chiedo, ci sono dei momenti particolari della giornata in cui hai le ispirazioni per le canzoni perché sai, a volte io ho intervistato per dirti anche scrittori, gli scrittori Sì, spesso mi dicono, per scrivere io le idee le raccolgo principalmente di notte. Tu quindi hai sì. dei momenti particolari o invece no, qualunque momento della giornata ti va Ma bene? allora, sì, allora, prima ero anch'io nella versione night, cioè noir, di notte, insomma, perché pensavo che in fondo lavorare di notte era come vegliare, no, sul sonno degli altri, un po' come fanno i panettieri, no, che lavorano di notte e poi alla mattina ti fanno trovare tutti i panini caldi, le brioche calde. Ecco, sembrava quasi una missione, quasi vegliare sulla notte degli altri e quindi prima scrivevo effettivamente di notte. Adesso è un po' di anni che scrivo in qualsiasi momento della giornata, però la cosa curiosa è che non scrivo a casa, cioè la parte musicale la scrivo a casa perché suonando il pianoforte non me lo posso portare appresso, però la parte dei testi, che poi sono quelli più difficili perché dicono, tornando al discorso dell'intimità, no? E devo stare sempre attento a quello che scrivo perché le parole dicono, le parole pesano come macigni. Ecco, le parole le vado a scrivere generalmente, adesso non ridere e non ridete voi ascoltatori, ma mi rinchiudo all'aeroporto di Linate, ma semplicemente perché mi piace guardare la gente che viaggia. È un po' come dire, sto fermo e viaggio anch'io, no? Ho visto tutto il mondo stando fermo, perché ho visto persone che andavano in America, in Giappone, in Cina, in Australia, in Italia e in tutte le parti del mondo, però io stavo lì fermo
a guardare queste persone che viaggiavano e in fondo ho viaggiato un po' anch'io e mi sono fatto un pochino suggestionare da queste scene, da queste scene mute, perché poi sembravano quasi fotografie, insomma. Questa cosa, Corrado, permettimi di dirti che è davvero interessantissima, non è assolutamente ridicola, è tutt'altro è molto molto interessante, è un racconto che, consentimi di dirti, mi porterò dentro per parecchio tempo Ah, perché grazie, è davvero, grazie. la mia testa ha disegnato davvero insieme a te questa bellissima immagine di tutta questa gente che se ne va, si torna, si gira, si rigira mentre tu Sì. sei lì che ti scrivi i tuoi brani, quindi è un'immagine davvero molto molto bella. Ti Sì, chiedo, mi viene in Corrado, mente anche il film di Tom Hanks che era stato chiuso dentro in aeroporto per una settimana e ha vissuto lì perché non riusciva a comunicare con l'esterno. E in fondo è un po' quello, insomma, anche se esatto, Tom esatto, sì, Hanks, Tom Hanks era dentro lì per cioè per non per scelta, io invece ci vado per scelta, che sono due cose sì, sì, diverse, insomma. ripeto, è Eh. una cosa bellissima. Ti chiedo, Corrado, per tutti quei giovani o quelle giovani che vogliono intraprendere un po' il tuo percorso, magari senza arrivare in alto come invece hai fatto tu, che consigli ti senti di dare loro? Ma l'unico consiglio che posso dare è di non sottostare alla moda, perché la moda purtroppo oggi c'è, domani cambia, cambia subito, è in continua evoluzione. Se uno dovesse scrivere per stare al passo con la moda, vorrebbe dire compiacere in eterno i mass media piuttosto che gli addetti ai lavori, che spesso e volentieri sono anche incompetenti, mi sia perdonata questa illazione, però ecco, bisogna che si scriva perché lo si sente e si scriva ciò che si vuole perché se stiamo attenti alla moda e alle emittenti radiofoniche, alla televisione, allo streaming, perché poi adesso i dischi non si comprano più, si ascoltano tutti su Spotify, su iTunes e su Amazon, per cui i dischi non esistono più o se esistono, esistono per i collezionisti. Per cui l'unico consiglio che mi sento di dare è di scrivere musica e cantare ciò che il cuore dice. Quello che il cuore della gente vuol sentire lo ascolterà da un'altra parte perché uno non può sottostare alle regole altrui. Già viviamo in mezzo alle regole, per cui insomma, almeno a livello creativo bisogna sentirsi liberi. L'unico consiglio. Come è cambiato, Corrado, ti chiedo, il lavoro del cantautore con l'avvento della tecnologia, quindi qualunque tipo di tecnologia, l'avvento di internet, l'avvento dei social, l'avvento di software che io credo aiutino molto, no, nel fare musica adesso. Secondo te, come è cambiato il tuo lavoro da cantautore? Ah, secondo me è cambiato in peggio, nel senso che adesso purtroppo i social sono è il famoso scroll, no? Che si fa col dito sui telefonini. Ecco, se alle prime due note non piace la cosa o comunque non colpisce subito, non si approfondisce, si va oltre. E quindi magari ci si perde un'occasione. È cosa che prima non si faceva. Prima si comprava il disco di Tizio o di Caio e perché magari c'era quella canzone che era diventata la hit estiva, ma poi si scoprivano altre 9-10 canzoni, magari di un certo spessore, che non erano presenti in radio. Adesso esce un disco ed è già in giro per il mondo con una velocità impressionante, che è quasi avvilente, perché uno scrive 7 mesi, un anno, un disco, ci sputa sangue sopra e poi con un dito si passa oltre per ascoltare la canzone che viene dopo. Per cui secondo me ha dato parecchi grattacapi, insomma, ai cantautori, ma alla discografia in generale. Poi ovviamente ci sarà chi ci mangia, ma questo è poco ma sicuro, ma penso che ci mangino le major, perché i piccoli squaletti penso che siano ridotti male come sono ridotti male noi artisti, insomma. Da dove parte, Corrado, il tuo lavoro da cantautore? Spiego meglio. Parti da un pensiero quando scrivi canzoni, parti da un'idea, parti da un'immagine, parti prima dalla musica, scrivi prima il testo, insomma, raccontaci un po'. Sì, allora io scrivo prima la musica perché è quella che mi viene meglio, nel senso in poco tempo, anche se è un eufemismo, però insomma in un tempo calcolabile e anche buono, la musica mi viene fuori abbastanza velocemente. I testi sono il mio cruccio perché dicono, come ripeto.
e quindi sto molto attento ai testi e quindi nasce prima la musica e poi i testi. Poi cosa mi hai chiesto? Scusa? No, chiedevo appunto di raccontarci un po' la tua opinione su questo, cioè Sì. se parti prima dal testo, da un'idea, dalla musica, cioè Ah sì, ma nasce dalle immagini, perché mi ritengo un cantautore fotografico, ma alcuni me l'hanno anche detto. Io cerco con le parole di dare la forma, la foto, l'immagine di quello che sto raccontando. Perché se penso questo, che se una persona ascolta una canzone e non vede ciò che quello che sta scrivendo, quello che sta cantando racconta, e beh, è una foto sfocata, bruciata. Per cui bisogna sempre cercare di raccontare la propria storia facendolo anche vedere, perché a quel punto si fa un doppio lavoro, magari più faticoso, e però è più convincente. E poi mi piacerebbe che le parole suonassero insieme agli strumenti musicali. Quindi la mia produttrice, che tra l'altro saluto, si chiama Ornella D'Urbano, mi dice sempre: tu mi mandi le canzoni per essere arrangiate e le riempi le inzeppi di parole e a volte ho paura a toccarti una nota perché se tocco quella nota non ci sta quella frase. E in effetti scrivo tantissimo, cioè i miei testi stanno su 2 pagine, per cui veramente sono un po' prolisso, anche se poi racconto cose diverse, insomma. Parlando di musica e parlando di strumenti musicali, tu mi hai detto che, se non ho capito male, lo strumento che usi, in maggioranza è il pianoforte. Quindi ti Sì. chiedo come mai proprio il pianoforte? Ma il pianoforte l'ho suonato per colpa di 2 artisti che amo profondamente, che mi hanno anche, insomma, ispirato e se sto suonando e se sono qui stasera con te è per colpa loro. Nel senso, io amo, per quanto riguarda la musica italiana, Claudio Baglioni più degli altri. E ovviamente non solo lui, però lui principalmente. E per quanto riguarda la musica estera, amo moltissimo Elton John. Quindi Elton John è un pianista sopraffino e per cui ricordo che ascoltai quando ero piccino alcuni passaggi di pianoforte di Elton John che mi fecero innamorare di quello strumento. E poi anche un brano di Baglioni, che è uno dei meno conosciuti, di quelli che lui esegue abitualmente nei suoi concerti, che si chiama 200 lire di castagne, che ha una parte di Meno pianoforte. conosciuto, ma che però io conosco, è davvero un bel Sì, brano. è davvero un bel brano e c'è un passaggio di pianoforte piuttosto interessante e quello mi accese un po', insomma, la scintilla, ma anche lo stesso solo, il brano solo, sempre di Baglioni, aveva un'armonia pianistica di tutto rispetto, per cui questa cosa più l'amore che ho per Elton John e che avevo e che ho, insomma, hanno fatto sì che scegliessi il pianoforte come strumento principale. Se dovessi scegliere oggi, direi la fisarmonica. Mi piacerebbe suonare la fisarmonica perché ha più o meno i tasti del pianoforte e quindi sarebbe familiare, ma è un po' più trasportabile perché quando vado a suonare fuori io trovo il pianoforte e devo portarmi la tastiera da casa che pesa più di me, per cui è molto, forse suonare la chitarra sarebbe stata la cosa migliore, però vabbè, ognuno poi fa della sua vita quello che sceglie. Vado a correre a farti una domanda un po' particolare, ci provo perché volevo Sì. sentire una tua idea. Se tu dovessi trovare per strada un bambino Mm. che ti chiede cos'è la musica, tu come glielo spieghi? Mamma mia, che bella domanda. È la prima volta che mi pongono una domanda così bella. Quindi grazie della domanda. Ma potrei dirti che è, è una carezza profumata, una carezza profumata mh, di mughetto, quei profumi molto forti ma molto delicati. Questo per spiegare la musica a un bambino e invece tu la musica come la definisci? Ma io mi rifaccio un pochino più che definire la musica, mi rifaccio a un concetto che disse Beethoven, quindi non il primo che passa. Beethoven ha scritto, non è importante suonare tutte le note giuste, l'importante è suonarle col cuore. Ecco, questa forse è la frase che faccio più mia, perché effettivamente
non è importante che nel mio caso sono pianista, per cui l'importante non è essere precisi come lo poteva essere il compianto maestro Pollini che ci ha lasciato da qualche settimana. L'importante è suonare col cuore, ecco. Poi lo spettatore, anche se sente l'errorino che scappa, ma capisce che viene suonato con l'intenzione migliore, l'errorino lo si perdona. Ecco, l'importante è farlo col cuore, perché la musica è tutto cuore, insomma, e quindi c'è poco da fare, non può essere qualcos'altro. Quindi è vero che è anche matematica, aritmetica, perché la musica sono regole. Attenzione, perché poi al conservatorio ti insegnano prima quello, prima ancora dell'esecuzione e tutto il resto. Quindi la musica è un calcolo, sono tempi, sono metronomi, però poi una volta acquisite le regole, poi bisogna saperli suonare e saperlo suonare anche con l'interpretazione e quindi anche col cuore. Consentimi di aggiungere dopo questi tuoi bellissimi messaggi che questo secondo me non è solo nella musica, nel senso che tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita, Ah, certo, se le facciamo con passione, vengono sicuramente meglio e se si sbaglia, d'accordissimo. se la cosa la fai con passione, chi ti ascolta, chi ti guarda, chi ti, tra virgolette, giudica, magari anche qualche volta, lo fa sicuramente in maniera più benevola perché capisce che questa cosa la stai facendo con passione. Corrado, noi Sì. siamo quasi in chiusura di questa nostra Io chiacchierata. vorrei sapere da te invece, perché tu conduci una trasmissione meravigliosa, ho visto che hai tanti ospiti, sempre di un certo calibro, quindi per me è un onore essere qui da te questa sera. E tu forse sei l'esempio della passione, no? Quindi hai lanciato un messaggio che poi è un messaggio che ti riguarda. Sì, dici bene, mi riguarda perché lo ricordo a tutti, ormai dovreste saperlo, ma lo ricordo a tutti, la mia radio non è il mio lavoro, ma è semplicemente un hobby, una Una passione. passione. Passione che è Certo, nata nel 2013, quindi quasi 11 anni fa, con sì, l'idea di trattare in primis determinati temi che sono quelli legati al sociale e alla disabilità, naturalmente, perché io certo, adesso sono una persona con disabilità. Poi però mi sono detto, è bello sì, però con disabilità e sociale una radio non può andare avanti solo con quello. Quindi con certo, l'andare del tempo la radio è diventata generalista, quindi mi occupo adesso di tanti svariati temi. Questo è un po' l'idea del mio canale radiofonico, sociale e tutto, perché poi la radio è diventata naturalmente anche tutti i canali che tutti, scusate il gioco di parole, abbiamo a disposizione quotidianamente. Quindi non è Io, più spe- solo io radio. spero di venirti a trovare e di stringerti la mano un giorno. Non so dove stai tu di casa o dove c'è la radio, insomma, però mi piacerebbe venirti a trovare un giorno. Lo spero anch'io, magari chi lo sa, io avrò l'opportunità di venirti a trovare e vederti magari su un palco durante una tua serata, però sarebbe sicuramente bello incontrarci anche privatamente per avere magari Assolutamente, più tempo assolutamente, per parlare. Ecco, quindi ci facciamo questa promessa in registrazione assolutamente. barra diretta, chiamatela come volete in questo momento. Corrado, noi siamo davvero quasi in chiusura della nostra chiacchierata. Volevo lasciarti tutto il tempo che vuoi, quindi prenditi con calma tutto il tempo che vuoi per farti un piccolo spazio promozionale. Quindi ricordarci alcuni tuoi contatti per chi volesse Sì. sapere più di te anche dopo questa nostra chiacchierata. Ma allora, i miei contatti sono sui social, quindi Instagram e Facebook, mi trovate come Corrado Coccia, poi c'è il mio sito internet che è www.corradococcia.it, dove ci sono poi i link che portano a tutti i vari social, e poi ho un canale YouTube che fa un po' fatica, ma perché non l'ho curato fino a pochi mesi fa, adesso sto cominciando insomma, a curarlo un po' di più, che si chiama Le Storie di Corrado, quindi se uno va su YouTube e digita Le Storie di Corrado mi trova, può trovare tutti i miei video ufficiali, eccetera. Per acquistare i miei dischi, basta andare sulle piattaforme digitali, quindi iTunes, Spotify, Amazon Music, Google Music, eccetera, digitando il mio nome vengono fuori tutte le mie produzioni, ultima delle quali si intitola
Tre quarti d'amore, che è uscito ormai 2 anni fa, ed è un disco particolare per pianoforte, voce e violoncello, dove hanno partecipato Ornella D'Urbano al pianoforte, che è la pianista di Fabio Concato, e Giovanna Famulari al violoncello, che è la violoncellista di Ron, piuttosto che di Tosca, insomma, nomi di un certo tipo. Per cui ecco, questo è un disco, l'ultimo che ho scritto, insomma. Complimenti davvero Corrado e prima di chiedere Grazie. davvero ultima domanda che si fa Prego. anche di rito, se così possiamo dire, è una domanda anche banale, però ti chiedo semplicemente progetti futuri, ovviamente quello che ci puoi spoilerare. Allora, facilissimo, sto scrivendo le nuove canzoni, sono a quota 7, me ne mancano 3 per completare il disco, dopodiché manderò tutto in produzione, vediamo quando sarà pronto, perché la produzione è ancora di Ornella Turbano, ma torno a ripetere, lei è la pianista di Fabio Concato, e Concato è in tournée ormai dal dopo Covid e non si è ancora fermato, quindi quando Ornella si fermerà darà un pochino retta anche alle mie cose. La peculiarità di questo disco, che non posso svelare di cosa parlerà, anche se non è un concept album, avrà un fil rouge, un filo rosso che destinerà tutte le canzoni a un solo argomento. E ecco, quello che posso spoilerare è che ogni canzone, ogni tanto intervallata da una canzone all'altra, collaborerò con una poetessa che si chiama Roberta Tantillo, con la quale faccio abitualmente dei live da casa mia che pubblico su YouTube. Ecco, in questo caso entrerà a far parte del progetto a piedi uniti, quindi insomma, quindi verrà in tutto e per tutto a partecipare a questo progetto. Grazie davvero di tutto cuore al cantautore milanese Corrado Grazie a Coccia te, per essere stato con me e con noi stasera per questa chiacchierata che ricordo potrete vedere anche nei prossimi giorni e nelle prossime ore su tutti i miei canali, su tutti i canali di Storia di DJ che non sto a ripetervi perché mi auguro che già dovreste conoscere. si Grazie mille a conoscano. tutti, grazie Corrado, Grazie Stefano e grazie ai tuoi telespettatori. grazie mille.